Questi sono i materiali che solitamente utilizzo per disegnare le illustrazioni moda di abiti da sposa. In particolare vado ad utilizzare questo tipo di carta perché, essendo con un tono grigio, riesco a far emergere maggiormente l'abito bianco. In più vado ad utilizzare l'Uniposca per creare i dettagli del pizzo e utilizzo anche i Pro Marker o qualsiasi marker va benissimo. Come pastelli io utilizzo questi della Caran-d'Ache, sono acquerellabili, scrivono benissimo su questo tipo di carta. Questi sono dei fogli in formato A3, quindi per farlo diventare un A4 io vado a dividerli. Prima di iniziare a disegnare su questo tipo di carta io preferisco fare la bozza su un foglio normale da stampante in modo da non rovinare questa carta. Poi non è molto spessa, quindi si riesce tranquillamente a ricalcare il disegno utilizzando una lavagna luminosa o utilizzando i vetri delle finestre. Per far sì che l'illustrazione si veda sotto al cartoncino grigio, io utilizzo un tratto penna dalla punta normale, vado a ripassare tutta l'illustrazione e la trasferisco sul cartoncino grigio. Vedete che in questo modo si riesce a intravedere il segno, il tratto dell'abito. Guardate come sono restata leggera con il tratto. Sono praticamente andata a realizzare le linee guida perché poi i dettagli li disegnerò direttamente sul cartoncino. La prima cosa che faccio è utilizzare un marker per colorare la base della pelle.
Quello che andrò a fare adesso è realizzare i dettagli del pizzo sul corpino. Mi aiuterò con una matita per poi andarli a ripassare con l'uniposca bianco. Questo ha la punta molto piccola, infatti è una 0,7 mm. Ovviamente non vado a memoria, tengo sempre delle immagini di riferimento. Una volta che ho creato i dettagli con la matita, vado ad alleggerire con la gomma pane, picchiettando per far sì che si intravedano. State attenti in questo passaggio perché ovviamente la gomma pane andrà a togliere anche il colore del pastello, per cui state veramente leggeri con la matita in modo da evitare di cancellare. Adesso è arrivato il momento dei marker, mi serve un colore per fare un po' di ombra nella parte inferiore dell'abito. Penso di andare ad utilizzare questo qui. A breve dovrò andare a ricomprare questo pastello bianco della Stabilo, perché fino ad ora tra tutti i pastelli acquerellabili che io ho provato, questo della Stabilo è quello che scrive più di tutti.
Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete potete sostenermi mettendo like al video e iscrivendovi al canale se ancora non lo avete fatto. Se avete voglia di seguirmi sui social, qui sotto nella descrizione del video trovate tutti i link utili. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!